Allora Mattia, siamo qua Ciao Mario. a fare questa cosa che non abbiamo mai fatto insieme dopo 15 anni di amicizia e di collaborazione. Quindi siamo qui a fare questa mini intervista dialogo per accomunare la nostra passione per i Metallica. Però tutti quelli che ci stanno guardando adesso in realtà non sanno chi sei tu. Magari quelli che conoscono A te lo sanno, te lo sanno, a me no. Direi che le presentazioni sono più che Doverose. dovute, sì, assolutamente. Allora Mario, presidente del fan club italiano Zona Metallica. Io sono Mattia. E Mattia è il frontman dei SED ormai da quasi 20 anni. Esatto, Giusto. 19 quest'anno e 20 l'anno prossimo. 20 l'anno prossimo, perché i SED sono nati nel 2004. 2004, Mentre Zona Metallica? 2006, Wow. 2006. Tanti anni passati insieme. Tantissimi. Ero con più capelli, più magro e oggi mi ritrovo un vecchiaccio. No! No! Un vecchiaccio. E niente, noi ci siamo conosciuti nel 2008. Noi ci siamo conosciuti sì nel 2008 Perché personalmente. Però in realtà noi ci conoscevamo attraverso, come dire, le mail e le telefonate. Nel 2007. Nel 2007, quando avevi fatto la compilation Tribute. di Tribute in Italia, in cui hanno partecipato, se non ricordo male, qualcosa tipo Una ventina, 30 band erano. 25-30 band circa, dove mi arrivava il materiale a casa, personalmente a me, al mio indirizzo. Che tempi. No Facebook, no Instagram, soltanto mail e Basta, era solo mail, forse no, Facebook è ricominciato nel 2009. Quindi nel 2007 eravamo ancora sotto mail e siti internet e basta. Spettacolo. E mi arrivarono circa 30 CD, ma anche qualche file MP3 che non accettavo, perché accettavo solo Wave. Anche perché sennò si andava... No, beh, era troppo una roba troppo pressata, l'MP3. L'MP3 era all'epoca proprio anche quella di Napster, tra l'altro. Napster. Tiriamo le orecchie a Lars? Sì, o lo ringraziamo Lars? No, beh, è stato precursore di un qualcosa, di avere un diritto verso la musica in generale. E all'epoca era il 2000, e al 2000 mi ricordo che io per scaricare una canzone col 56k ci mettevo circa 35 minuti. E all'epoca girava i Disappear, ti ricordi? Spettacolo. E niente, tornando a noi invece mi ricordo che arrivò il vostro CD cosiddetto SED, non vi conoscevo, e avevate portato Master of Puppets e Sad But True da studio, sì. perché c'era qualcuno che mi ha mandato anche qualche live, perché anche i live si potevano mandare. Dovevamo partecipare con una versione che in quel momento ci apparteneva, sì, e quindi siamo stati felici di utilizzare quel demo che avevamo registrato a fatica nel 2004, perché comunque poi la band è nata da un gruppo di amici per la voglia di fare musica di Metallica, perché io ero appassionato di Metallica come nessun'altra band. Non so se tu sai la nostra storia, però fondamentalmente sì, noi siamo nati. Io avevo un gruppo che faceva grunge, facevo cover dei Nirvana, all'epoca non si parlava neanche di cover, io semplicemente suonavo la musica dei Nirvana, suonavo Green Day, Placebo, Blink e quant'altro, quello che passava per MTV che ci dava segnale. Però dicevano, ma quello assomiglia a James Hetfield però sul palco, con la canzone dei Placebo. Sì, è stato un periodo in cui poi ho chiuso con la band e ho iniziato questo nuovo percorso con dei SED, con un batterista che suonava in una sala prove con un altro gruppo, e nelle pause io mi avvicinavo a lui e dicevo con la chitarra possiamo suonare qualcosa assieme, e all'epoca si suonava Fall the Belters, si suonava Enter Sandman, per me era il massimo assolutamente. Quindi ci troviamo qui ora dopo tanti anni. Sì, perché poi tornando alla compilation tribute, io mi ricordo che mi arrivò questo CD dei SED e lo ascoltai e dissi porca miseria, ma questi spaccano di brutto. E infatti poi sulla lista finale delle 12 canzoni che abbiamo messo per far scaricare a tutti
sul sito voi apparivate con le 2 canzoni, Master of Puppets e Sad But True, che tra l'altro sono dei classici, quindi quanti hanno mandato Master of Puppets? La metà. Quanti hanno mandato Sad But True? La metà. Ma io scelsi voi come prodotto finale per la compilation e ti contattai e dissi: ma noi possiamo collaborare in qualche modo, far qualcosa? E da lì cominciò il nostro sodalizio, che dura tutt'oggi, perché abbiamo l'evento speciale del 1° dicembre a Live Trezzo, e quindi dopo 15 anni siamo ancora qua. E mi ricordo che il primo fu il pre-show party per Def Magnetic a Rock and Roll di Milano. Col Davidone. Non era mai successo in precedenza. Salutiamo Davidone grande. Perché alla fine è stato anche grazie a lui ci ha aiutato tanto, devo dire, anche perché poi altre collaborazioni abbiamo fatto a Rock and Roll di Raw anche, quando poi è anche subentrato Dino, anche Dino fantastico con noi. E quindi diciamo che Davidone è stato il precursore del nostro sodalizio iniziale. E poi vabbè, mi ha fatto anche all'Alcatraz, se ti ricordi, con Andrea, e anche lì abbiamo fatto anche Andrea. E quante persone facemmo nel 2009 all'Alcatraz? Tante. Più di 600. No, 600 forse era l'ingresso. Io mi ricordo che andai da Andrea e dissi: guarda, proviamo a fare questa roba qua, una serata dedicata ai Metallica. E lui mi guardava con sospetto perché ovviamente non mi conosceva. E ho detto: guarda, se facciamo il flop non mi vedi più, ok? E invece poi l'abbiamo rifatto ancora, abbiamo fatto più di 600 persone, è andata benissimo. No. Erano dei bei tempi all'epoca. In realtà è stato bello vedere come la gente poi rispondeva, non soltanto per il fatto che si parlasse. E non c'erano tutti questi social, eh? No, assolutamente. C'erano le locandine che funzionavano ancora all'epoca. Le facciamo fare dalla nostra grande Luisa, le locandine, te le ricordi? Luisa, in realtà Luisa è la ragazza che ha disegnato anche il logo del Sad Symphony Metallica, perché il logo è suo. Bravissima Luisa. Vorrei tanto abbracciarla di persona, però. Sta facendo, tra l'altro mi sembra che collabora con delle case editrici per dei libri, ok? Anche per bambini. Adesso mi sfugge un po' il nome del libro in sé, ma vedo qualche suo lavoro e ha proprio preso come passione, lo fa proprio per lavoro adesso. E quindi brava Luisa che ha continuato con questa passione. Però poi adesso noi abbiamo tralasciato quel passaggio in cui noi ci siamo conosciuti a livello di... Poi siamo visti a Bologna la prima volta. Ci siamo visti a Bologna. 2008. È stato là che ci siamo proprio abbracciati per la prima volta, perché comunque alla fine non c'erano... Forse all'epoca c'era MySpace. C'era il MySpace, mamma mia, MySpace, non me lo ricordavo più. Il MySpace. Cosa ti ha tirato fuori, mamma Mario? Mia. Penso che l'avrò tenuto almeno 2 anni, 2 anni e mezzo MySpace. Poi sono entrato Facebook e basta, abbiamo... Però ecco, quando una persona voleva avere un qualcosa... Siamo ancora qua nonostante il MySpace? Sì. Quando una persona voleva qualcosa da condividere, come la passione per i Metallica, perché alla fine se noi siamo seduti qui è perché siamo parte di una grandissima famiglia e una grandissima passione, quindi se qualcuno vuole condividere qualcosa è il posto giusto per farlo è il fan club. Esatto. Quindi tu alla fine, quando sei partito col fan club, come ti è partita l'idea? Ma l'idea è partita perché allora io nel 2003 seguivo un sito americano, si chiamava Metallica Zone, infatti è da lì che poi è arrivato il nome Zona Metallica, ma nel 2006 all'Heineken Jamming Festival io filmai tutto il concerto e poi misi dei video su internet. Mi contattò Christian Sepu, ti ricordi, per capire, ma hai dei video, che belli, mi piacciono. E poi da lì abbiamo iniziato a parlare, abbiamo tirato su il local chapter e da lì è iniziata l'avventura di Zona Metallica. E quindi insomma abbiamo cominciato in 2, poi in 3, in 4 e 5, abbiamo proprio creato uno staff negli anni e da lì è iniziata l'avventura. Beh, io direi che è importante ricordare a tutti quelli che comunque stanno guardando questo video che Zona Metallica è ancora il fan club in Italia più importante dei Metallica e che questo è il modo giusto per andare a condividere una passione
che noi tutti abbiamo, Esatto. È un punto di ritrovo. Diciamo che abbiamo costruito negli anni, poi vabbè, la vita cambia un po' per tutti, si mette su famiglia, figli, però c'è veramente uno zoccolo duro, saldo, di fan italiani. Ogni anno ci ritroviamo ai concerti, anche all'estero addirittura. Sì, decisamente. Qualcuno è partito insieme a me anni fa per l'America, addirittura Atlantic City, New Jersey, per vedere i Metallica fare tutto Ride the Lightning e Black Album nel 2012, insomma. Quindi sono state delle belle avventure in questi anni, la famiglia si è allargata e poi vabbè, non è più necessario oggi fare delle iscrizioni a pagamento rispetto al passato, perché tanto ormai la distanza non è più così ampia, né tra noi né tra noi e le news, tra noi Metallica, tra noi e le superstar, perché comunque anche tu prima mi dicevi mentre mangiavamo che una rockstar oggi ci metti niente a conoscerla, a raggiungerla, tanto che fanno i VIP ticket a pagamento dove puoi interagire con loro senza metterti come una volta sotto l'albergo e aspettare che uscissero. Però penso che il pathos che si generava una volta in questa cosa era un po' superiore. Era un po' più figo, sì, perché oggi chiunque abbia a disposizione dei soldi può incontrare la sua band preferita. Lasciamo stare poi il discorso James, sì, perché sennò stiamo qua 2 ore. Sì, alla fine stiamo qua 2 ore a parlarne. Però sostanzialmente in tutte le band oggi c'è il VIP ticket che ti dà l'opportunità di conoscere la band, fare una foto, parlarci quel minuto e mezzo, 2, e poi andare a casa felice e soddisfatto, ma hai pagato per vederla. Attenzione, rispetto al passato che rincorrevi tu il tuo idolo o i tuoi idoli, oggi paghi e li vedi tranquillamente, ok? Ma succede per tutti gli ambienti. Tutto sommato però comunque alla tua scelta di non far più pagare l'iscrizione come si faceva una volta per Zona Metallica. E già Metallica l'hanno fatto nel 2015, Sì. Hanno bloccato le iscrizioni, ti ricordi il So What che arrivava? Sì, ce l'ho ancora, abbiamo numeri storici. Quindi nel 2015 Metallica hanno deciso di bloccare le iscrizioni, quindi anche noi anni dopo abbiamo deciso di non farlo più, perché secondo noi non era più il caso di... In realtà è una bella filosofia in ogni caso, perché avvicini più fan a te. Esatto, nonostante comunque penso che le persone che, ripeto, seguono possono capire, ci sia comunque un lavoro impressionante da parte tua e del tuo staff per seguire comunque le notizie, seguire quello che i Metallica fanno, certo, e ripostarlo, ripubblicarlo. Non è semplicemente una questione anche tradurre le varie interviste. Comunque voglio dire, io con Zona Metallica posso dire di esserci cresciuto. Certo, siamo cresciuti tutte e due. A parte quello che sono stati i raduni e le nostre collaborazioni, certo, però certo, io con Zona Metallica ci sono cresciuto, perché per me in quel periodo era il fan club di riferimento, sì, l'unico. Adesso ma infatti una delle mie motivazioni è stata non c'è niente qua in Italia che possa darti qualcosa in questo momento. Cosa vuoi fare, Mario? Il fan club su cosa lo vuoi realizzare, cioè che cosa vorresti tu se fossi un iscritto al fan club, e quella è stata la formula giusta per iniziare e continuare alla grande, perché abbiamo fatto tantissime cose che tu conosci benissimo e che poi oggi viviamo un po' di rendita, ok, di quello che abbiamo fatto in passato, e continuiamo appunto con questa collaborazione che sarà il 1° dicembre a Live Trezzo del vostro S&M Tribute. 1° dicembre facciamo un attimo un piccolo break, facciamo vedere lo spot del 1° dicembre.
Ecco lo spot, quindi vi aspettiamo il 1° dicembre al Live Club di Trezzo sul'Adda. Uno dei più importanti locali in Italia, ecco, da specificare. Ma perché... noi in realtà al Live Club abbiamo suonato proprio ancora con Zona Metallica, era credo il 2007? Sì, abbiamo fatto una data. Il Live Club è un posto bellissimo, cioè noi diciamo uno dei più bei club d'Italia perché caspita, a parte fare produzioni impressionanti, ma anche le migliori band soprattutto d'inverno perché è indoor, sì, sono passati i Machine Head, i Testament, gli Accept, insomma sì, ma a parte fare le produzioni più belle non soltanto proprio perché comunque se le possono permettere, ma perché c'è un audio impressionante e un impianto luci impressionante, una gestione della location che è bellissima. Anzi, io voglio ringraziare tutti quelli che hanno comunque partecipato assieme a me e assieme ai SED per produrre questo spettacolo del 1° dicembre. E non è facile. No, però se devo dire la differenza tra fare questo spettacolo, produrre questo spettacolo in un teatro o produrlo in uno... Sì, perché avete fatto anche nel 2019 a Vicenza. Nel 2019 è stata la premiere, la differenza è abnorme. Cioè io quello che posso dire con il cuore perché lì è un vero teatro, sì. Qua stiamo parlando di una discoteca, diciamo che... Esatto, beh sì, la venue intanto aveva il teatro, se vogliamo dire il palco era qui, la platea seduta era in salita, quindi l'impianto era qui sotto e per forza di cose, come dire, l'audio nel teatro non poteva arrivare come arriva al Live Club. Al Live Club invece le persone sono in piedi di fronte, arrivano delle esplosioni assurde. Io mi immagino proprio con il cuore un'esplosione incredibile di sound. Lo sentiremo tra 3 settimane lo sentiremo. Sì, le stoccate di violino proprio. Infatti c'è questa possibilità anche degli early entry, non perché comunque ci sia una differenza a livello proprio di posizione, ma perché comunque chi ha piacere a godersi lo spettacolo ancora meglio degli altri, ancora meglio, nel senso senza doversi affannare per correre per arrivare in prima fila, può farlo attraverso questi early entry che hanno pochissima differenza di prezzo, e fondamentalmente si garantiscono che entrando prima possono entrare rilassati, ma l'avere i 40 orchestrali a pochissimi metri è un'esperienza, è bellissima. Io questo lo dico in confidenza a tutti quelli che chiaramente lo stanno ascoltando, stanno vedendo questo video. Quando io la prima volta nel 2019 ho avuto l'opportunità di suonare con l'orchestra, e ci siamo sentiti poco prima. Sì. Io non sono potuto venire per lavoro, ma purtroppo per lavoro non sono potuto esserci, ma mi ricordo l'entusiasmo che tu avevi al telefono prima e dopo, ok? Ci siamo sentiti per capire un po' la situazione, tu eri entusiasta e anche un po' timoroso perché non sapevi come sarebbe andato, ma poi dopo è andata benissimo. Avete fatto quante persone? 800? 900 sold out praticamente. Sold out, il teatro di Vicenza è sold out a 910 persone. Ti ho sentito 2 giorni dopo perché non potevo il giorno dopo che eri a pezzi. Ma 2 o 3 giorni dopo ti ho sentito ed eri entusiasta della cosa, poi eravate già in preparazione col DVD. Quando erano già la mattina, quando c'erano le prove generali dello spettacolo, io proprio ricordo il pianto. Quando i violini hanno cominciato a suonare Ecstasy of Gold, dal vivo è pazzesco, Mario, cioè da fan a fan, prima di essere presidente, prima di essere un frontman di una band, da fan a fan, quando senti i violini suonati Ecstasy of Gold, il pelo ti si alza, non c'è niente da fare. Un po' come a giugno, no? Un po' come a Firenze, no? L'anno scorso, dove eri di fronte a me e ti vedevo lacrimare perché voi che state guardando non sapete che io e lui eravamo sui versanti opposti
in una Il battaglia. concerto di Firenze dei Metallica. In una battaglia meravigliosa. Beh, tu hai vinto lo Snake Pit, ok. Allora, Quindi hai realizzato un piccolo sogno. Beh, un grande sogno in realtà, perché per me io sono tanti. Eri l'unico che non ha vinto lo Snake Pit, però tra di L'unico noi. di chi? Eri l'unico, è rimasto solo tu, cazzo. Mi offendo. Abbiamo vinto tutti, eri rimasto solo tu. E io continuavo a mandare il tuo nominativo, no scherzo. Io quella volta è stato il mio al 15° concerto dei Metallica, e ricordo che quando mi è arrivata la mail la mattina alle 5 dal Metallica.com hai vinto lo Snake Pit, You are winner. non sapevo come descrivere Mi ha mandato un messaggio: Mario, cazzo, ho vinto. Ho detto, cazzo, meno male. Non ti ho detto bravo, ho detto meno male, mancavi solo tu. Ed è stato veramente bello. Ma no, aspetta, qual è stata? Allora, tu sei entrato nello Snake Pit, no? Sì. E io ero di fronte a te perché io ho preso il VIP ed ero proprio nella parte bassa, cioè penso che Firenze ha avuto lo Snake Pit più piccolo in assoluto. Che però è stato meraviglioso. Più piccolo significa più bello, perché vedi proprio bene tutto lo show, lo vedi alla grande. Poi Metallica anche quando sono dall'altra parte li vedi benissimo. Ma io ho visto te in particolare, quando sei entrato ci siamo salutati, siamo visti, però poi durante lo show James ti viene vicino, ti dà la mano, cioè io ti ho visto proprio far così, capite? Piange, ho detto cazzo Mattia, lo sapevo che andava a finire così. Giustamente. Per 3 canzoni non ho avuto fiato, le prime 3 canzoni, perché poi loro proprio sono entrati sul palco, te li vedi lì a pochi centimetri, non è un meet and greet, è quando James e comunque gli altri hanno la massima potenza, perché non è uno stanzino dove ti fai la fotografia, dove ti fanno la firma, che presumibilmente però alla fine penso mi farebbe tanto piacere. Penso che chi ha passato quello che hai passato, cioè chi ha visto quello che hai visto tu, sente quello che stai dicendo in questo momento e lo capisce benissimamente. E poi hai fatto anche Parigi 2023, Parigi, giusto? sì, quest'anno Parigi è stato bellissimo, quanto avevamo dei biglietti. Tu mi hai preceduto, perché io poi avrei fatto Amburgo, no? E Parigi era quella prima. Hai fatto una data però, non due. Hai fatto una data e ti dicevo allora perché com'è la postazione. Perché dovevamo suonare anche poi noi alla fine. Sei andato via per il SED, vero? E io chiedevo informazioni a te, tra l'altro mi mandavi video, guarda Mario, così. E poi vabbè, mi sono fatto la James Hetfield Experience anch'io. È stato bellissimo. Ma quest'anno ho trovato i Metallica. Beh, io ho una parola per loro quest'anno: mastodontici, cioè tutto, sia loro che la produzione. Sì, assolutamente. Mastodontici. No, cioè è assolutamente un concerto che io consiglierei a chiunque di vedere. Però devo dire una cosa, un'altra esperienza. Questa è una mia opinione personale. Io ho visto i Metallica al Forum nel 2009. Quando abbiamo fatto il pre-show party a Raw. Sì. Prima. E al Forum io ero proprio negli spalti per il sopra. World Magnetic Tour. Ero negli spalti sopra, io ho visto un altro concerto, cioè non mi è piaciuto. Non ti è piaciuto? Io consiglio a tutti. Perché non eri in prima fila, non ti è piaciuto? No. È chiaro che la prima fila è una cosa importante, per carità. Nel senso, diciamo che amplifica un po' tutto. A livello di prezzo, a livello però anche di come dire, sentimento. Tuttavia io comunque consiglio, se non ci si può comunque... se non si riesce ad arrivare alla prima fila, o se non ci si può permettere anche... I motivi sono tanti. Tanti motivi, esatto. Cercare comunque di avere il posto che consente di avvicinarsi il più possibile è comunque quello che consiglio, perché un concerto dei Metallica... Tu Parigi te la sei fatta in prima fila. Prima fila, quindi sì. Consiglio... E quello è stato qualcosa che è stato ti dà qualcosa in più, sì. ma io devo dire che in questo show del 2023 anche chi è stato sugli spalti mi ha detto fantastico lo stesso. Sono poche le volte che senti che uno sugli spalti dica fantastico, anche perché, ti ripeto, secondo me si amplifica molto di più, più stai davanti e più si amplifica. Ma anche sai cosa, nelle tour di Hardwired, no? Di Hardwired, e comunque loro avevano anche avevano i droni. Bologna e Torino abbiamo fatto. Sì.
l'anno scorso comunque a Firenze avevano un maxi schermo, dei maxi schermi che erano impressionanti. Quest'anno invece le colonne con i visual sono molto alte. Sì. Poi sono fatte a 360. Sono fatte a 360, per cui io in realtà dalla prima fila, a parte che avevo soltanto occhi per la band, guardavo soltanto la band, quindi dagli spalti presumo che vedessero più certo. Gli schermi, che però in realtà confronto a quelli di Firenze erano un po' più piccoli. Però alla fine, ripeto, quello che io consiglio è di potersi avvicinare, perché un concerto del genere va visto almeno una volta dalla prima fila. Ma tu quante volte, di la verità, quante volte hai fatto la prima fila con i Metallica? Devo dire la verità, che seconda fila uguale merda per me. Quindi vuol dire che tu pensa che nel 2010 a Lione andai a Lione e dissi: sono all'estero, oggi mi voglio godere il concerto da lontano. Tempo 3 canzoni, non ce l'ho più fatta, ho iniziato a spingere, sono arrivato in prima fila. Tra l'altro fortunatamente le prime file erano tutte occupate da ragazzini, no? Quindi bene o male prenderli e lanciarli era semplice, no? E quindi alla terza canzone non ho più resistito. Mi sembra dopo Wolf and Man ho detto basta, adesso vado in prima fila. Non ce l'ho fatta. Una volta che volevo godermi un concerto da lontano, o almeno, che ne so, 15ª fila, ho detto no, vado, e sono andato. Ma io vorrei invece adesso ricordarti, vorrei ricordarti quel concerto che abbiamo fatto assieme a Jonesville in Svizzera. Ah sì, 2008 anche lì. 2008. No. 210, non era 210. Il Big Four. Il Big Four. Ah, il fango del Big Four. No, perché c'era stato anche Jonesville 2008. No, 2010 abbiamo fatto, sì, abbiamo organizzato i Rocker Bass, ti ricordi? Pazzesco. 12 Rocker Bass. Perché poi alla fine le attività che si facevano con Zona Metallica erano diverse. Tra l'altro io ti ho visto a fine concerto che uscivi dal fango anche tu, sì. Piano, e dico cazzo, ma con la forza che ha Mattia fa fatica, figurati una ragazza esile che magari pesa 50 kg, come fa a uscire da quel fango? Io vedevo anche quella è un'esperienza. Vedevo gli stivali piantati nel fango. Sì. Mentre uscivamo dalla fila c'erano i trattori che portavano via le macchine, c'era la gente che si fermava in mezzo alla fila a fare pipì, perché comunque erano 14-15 ore che non facevano pipì. Sì. Oggi a pensare a Jonesville ti viene da ridere, ma vivendola dentro è stato un incubo sotto certe. L'ultima parte, quando dovevi uscire, è stato un incubo. Tra l'altro io persi anche la tenda perché dormii lì e me la fotterono, ok? E le scarpe, la tenda, cioè sono rimasto con i miei vestiti e il mio giubbotto e basta, e ci ho messo anch'io circa 40 minuti a uscire, impantanato nel fango, e qualcuno ha perso anche il bus, tra l'altro. Quindi figurati, è stato un macello. Però abbiamo organizzato la grande, c'erano più di 800-900 persone dall'Italia, l'abbiamo organizzato ed è stato bellissimo. Abbiamo fatto anche una maglietta apposta per quell'evento. Zona Metallica in realtà, ripeto, per tutti quelli che hanno... E dopo 15 anni possiamo dire di aver fatto qualcosa, dai. Sì, che hanno partecipato anche attivamente al fan club. È comunque una realtà che ha seguito tantissimo i Metallica, continua a seguire tantissimo i Metallica, e che nonostante le famiglie e i figli esatto, e che quindi è ancora tutt'oggi una forza per tenere uniti i fan della band. Assolutamente. Il 1° dicembre cercheremo di fare qualcosa in più, ok, rispetto al vostro concerto, che è già tanta roba, ma vediamo di fare, se riusciamo, qualcosa in più da regalare ai fan che verranno. Facciamo vedere un attimo anche un altro piccolo spezzone di quel concerto del 2019 ora, così capiamo di Vicenza di cosa stiamo parlando. Io direi di far partire un pezzettino di Master of Puppets.
Eccoci qui di nuovo, quindi avete visto questo spezzone, quindi Spacca abbastanza, devo dire. grazie. Vi invitiamo di nuovo il 1° dicembre al Live Club di Trezzo sull'Adda, perché questa sarà un'esperienza unica. Se devo essere un po', come dire, orgoglioso di qualcosa, è poter dire che abbiamo portato come tribute band uno spettacolo che normalmente si fa in un teatro, in un club, in piedi. Questo è stato un qualcosa è uno dei più, anzi forse nella top 3 più importanti in Italia. Okay. Non penso, almeno questo è quello che penso io. Sì, non penso che ci sia comunque un altro spettacolo, perché anche un'orchestra, trovarsi di fronte a un pubblico in piedi è un qualcosa no, ma tra l'altro va bene, la gente arriva ed è già tutto pronto, ma il realizzarlo è importante dalla vostra parte, ok? Nel senso che poi, sai, quando uno arriva è già tutto pronto e pensa che, vabbè, si sono messi qua, hanno suonato, no, il cavolo, sono mesi mesi no, per dico, organizzare questo spettacolo, mesi. Anni di lavoro per vederlo, per capire come farlo, ci sono voluti 5 anni. Quello di Vicenza, quanto ci è messo? Quello di Vicenza, e per rifare questo ce ne sono voluti altri 4, perché durante il Covid poi Quindi tu ci pensavi dal 2014 per farlo nel 2019 e dal 2020 poi, perché durante il Covid hai pensato ancora di farlo, sì. Hai detto ciao, facciamone un altro nel 2023. E questo è stato un po' il percorso. Nella realtà dei fatti noi, se non fossimo stati bloccati dal Covid, avremmo portato questo spettacolo in Germania, in Inghilterra e in Spagna. In Bulgaria. Bulgaria. No. Spagna è arrivata quest'anno, infatti i set sono un po' cambiati negli anni. Ne stavamo parlando, no? Perché anche un po' di musicisti hai cambiato in questi anni. Io, quando vi ho conosciuto, c'eravate tu, Pippo, Alberto e Diego, ok? Poi vi ho conosciuto con David e Emanuel. E poi basta, poi ognuno poi si fa le sue vite, cambia, però l'unico che non sei cambiato sei tu, a parte i capelli che erano più lunghi, e basta. Però l'unico che è rimasto dall'inizio sei tu. Sì. Aspetti, fermo, perché il signorino sono 20 anni che è nei SED, ma non è che cede ancora, ok? No. Prima mi ha fatto vedere delle cose di là che mi fa: Mario, guarda, in futuro vorremmo fare questo, non dico niente, e dico cazzo, ma ancora stai progettando delle cose? Sì, quindi vuol dire che c'è proprio la passione vera di una persona che crede fermamente in quello che sta facendo. Guarda, la musica dei Metallica dopo 20 anni mi dà ancora un'energia incredibile. Io non riesco ad amare nessun'altra band come i Metallica, perché da cantante, da chitarrista, e per i testi e per i riff e per il modo di suonare, semplicemente ti è entrata dentro e non va più via. Soltanto a parlarne mi vengono i peli d'oca, davvero. Cioè, quello che è cambiato negli anni è stato che, a parte che voglio salutare anche i ragazzi della mia band, quindi ciao Matteo, ciao Ronny e ciao Eddie. Ci vedremo il 1° dicembre. Ci vediamo anche prima noi, perché comunque dobbiamo andare a suonare in questi weekend, però vi invito anche a guardare il nostro sito internet sedmetallica.com, dove ci sono tutti i nostri concerti e le nostre bio, per cui se avete qualche curiosità ben venga. La musica dei Metallica è stata qualcosa che mi ha completamente condizionato, sì, mi ha portato a pensare che quando suoni la loro musica non ti sei stancato ancora di fare Nothing Else Matters. No, non ti stanchi, perché continui, siamo sempre con a pennarla sempre diversamente, continui a prelevare ogni volta una nota diversa, qualcosa di un modo di suonare un riff in maniera completamente diversa. Vi faccio un esempio pratico, lo faccio ai chitarristi in questo caso. Quando voi suonate The Four Horsemen, avete mai notato che per suonare quella canzone il riff deve essere quasi un'acciaccatura? Questo è per dare il senso di una cavalcata.
Ora, quando la sentite suonare dai Megadeth nella loro versione, perché come sai The Mechanics è stata coscritta da Mustaine e poi da Hetfield. Quando è suonata dai Megadeth è suonata in maniera proprio più veloce, però è senza quell'accento particolare. Sì, dà un'impronta alla canzone, insomma, quel modo di pennare, no? Questo lo si sente anche quando si prende una canzone come Master e la si penna tutta in giù, il famoso downstroke di Hetfield, quindi però stiamo adesso andando a divagare sul discorso puramente chitarristico, però i Metallica mi danno ancora tanto, perché danno tanto a me, e quindi io da frontman di una tribute band la cosa che più mi motiva ancora dopo 20 anni è vedere le persone che si divertono. Questo è la mia... Però il primo a divertirsi devi essere tu, altrimenti non si divertiranno loro. Credimi Mario, dal cuore. È un po' come se non ami te stesso non puoi amare gli altri, è la stessa cosa, quindi è difficile, sai cos'è? Non è tanto difficile avere una passione, ma continuare a coltivarla, che è ben diverso, e tu in questi 20 anni l'hai coltivata più che degnamente e stai continuando con quelle robe che mi hai fatto vedere di là. Grazie. Che arriveranno. Stavamo ricordando prima anche le serate che abbiamo fatto a Romagnano Sesia, no? Bellissimo. Voglio salutare anche chi... Ale Fuz. Ale Fuz. Perché anche lì abbiamo fatto tante bellissime serate mi sembra per l'anniversario di Cliff Burton, 28, 29, 30 abbiamo fatto. E Amp Italia che ci ha sempre seguito in quasi tutte le serate, Alessio Quadalti, fantastico. C'era anche Universal. Universal è stata fantastica con me in tutti questi anni. Voglio anche ringraziare anche Tsunami. Tsunami, sì, i ragazzi di Tsunami ci hanno seguito in qualche evento che abbiamo fatto. E quindi tutte persone che niente da dire, quando sono state chiamate hanno risposto alla grande e ci hanno dato ancora di più un supporto rispetto a quello che già avevamo. Questo ha creato le serate in cui chi c'era, e ancora oggi ci sono persone che lo ricordano, chi c'era si è divertito. Sì. Ecco lo scopo di tutto ciò, ecco perché... Divertirci e far divertire. Noi come tribute non siamo di certo... come dire, le persone che si credono di essere Metallica, assolutamente no. Non c'è mai stato questa volontà, non c'è uno scimmiottamento, quello che c'è stato, è chiaro che il palco genera il giudizio da parte della gente normale, ma il primo scopo per noi è sempre stato quello di divertirci e divertire il pubblico, perché alla fine questa è una piccola cosa. Ci sono state molte famiglie che hanno portato i loro figli a vedere i nostri concerti e successivamente poi hanno portato a vedere i concerti dei veri Metallica. Io in tutto ciò c'è una persona che voglio davvero ringraziare, che è Alessandro, e con il figlio Samuele, io ancora adesso pensarci, l'ho visto crescere ai nostri concerti, certo. Ed è stato meraviglioso. Sì, perché dopo 20 anni, se uno viene anche, che ne so, dopo 5 anni, sono passati 15 anni, quindi se il bambino aveva 7 anni adesso ne ha 22, quindi insomma vedi proprio crescere le persone, anche a me mi hai visto invecchiare in questi anni. Però... Devo dire che sei sempre rimasto uguale. E poi vabbè, da non dimenticare altri 2 ringraziamenti, uno Claudio Cubito, perché Claudio è stata un'ispirazione per me per creare Zona Metallica, e Rosario che ci ha sempre aiutato, lo sa lui, e quindi insomma è doveroso ringraziare le persone che ci hanno aiutato in questi anni, e sicuramente anche il 1° dicembre dovremo ringraziare di persona altre persone che ci aiuteranno in questa nuova avventura. Bene, che dire, allora io direi che finiamo qua, che è già passato più di mezz'ora, basta, posto, siamo così. Salutiamo tutti quelli che sono rimasti incollati a questo video, vi invitiamo a iscrivervi a Zona Metallica su Facebook, a seguire la pagina, vi invitiamo al gruppo
Facebook SED Sinfonia Metallica, che è quello dedicato proprio allo spettacolo con l'orchestra, unico, che non verrà ripetuto da noi almeno per un bel pezzo, sicuramente non in nostra produzione. Ringraziamo tutti quelli che hanno collaborato sì. in questi anni, un'altra volta, e quelli che collaboreranno anche in futuro. È difficile ricordarsi tutti i nomi. No, troppi. Ma prima io chiedevo a te chi era quello, tu chiedevi a me chi era il nome di quello, non ci ricordavamo. Però sono state veramente tante persone, sono passati 15 anni, non sono pochi, e per coltivare sempre la stessa passione ci vuole veramente il fuoco dentro, e noi l'abbiamo avuto e continuiamo ad averlo. Direi che un oh yeah ci sta. Ci vediamo il 1° dicembre al Live Trezzo per il tributo a S&M con i SED e Zona Metallica. Ciao ragazzi.